Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaz07X e oggi voglio parlarvi di GTA Vice City Stories. Infatti a poche settimane dall'uscita del primo trailer ufficiale di GTA 6 voglio fare un piccolo passo indietro nella Vice City del 1984. Infatti oggi parleremo di Vice City Stories e del suo porting mai realizzato per dispositivi mobili, perciò partiamo subito dopo la intro. Sul canale già in passato ho dedicato dei video relativi ai GTA mai rilasciati, nello specifico riguardo a San Andreas Stories, e oggi ho intenzione di parlare di un altro Stories, stavolta rilasciato veramente, ma di cui pochi si ricordano. Infatti tra tutti i giochi della serie Grand Theft Auto, Vice City Stories non è sicuramente il primo gioco che viene in mente a molti quando si pensa a questo franchise. Infatti Vice City Stories è stato un gioco che rispetto a tutti i suoi predecessori e successori ha venduto veramente poche copie e rientra sicuramente tra quei giochi reconditi e gli ultimi anni di vita della PlayStation 2. Infatti oscurato dal grande San Andreas e da Vice City, questo Stories non ha sicuramente ricevuto l'attenzione che meritava, innanzitutto perché così come Liberty City Stories fu inizialmente solo rilasciato per PSP a novembre del 2006 in Europa e naturalmente molti giocatori di PS2 e PC non poterono usufruirne. Questo non lo limitò però dall'ottenere dei buoni riconoscimenti e voti da parte dei maggiori siti di rating e anche alcuni premi, tra cui il Golden Joystick come miglior gioco per console portatile del 2007. In totale Vice City Stories per PSP ha venduto ben 5.3 milioni di copie, diventando il secondo gioco più venduto di sempre per questa console, secondo solo a Liberty City Stories con 8 milioni. Dopo pochi mesi, a marzo del 2007, Rockstar Games rilascia un porting per PlayStation 2, con pochi miglioramenti rispetto alla versione per PSP e con addirittura alcuni contenuti rimossi o modificati. Questa versione non si avvicinò minimamente né ai numeri esorbitanti di San Andreas o di qualsiasi altro capitolo di GTA per PS2 né alle copie vendute su PSP. Infatti Vice City Stories non ha un numero preciso di copie vendute per PlayStation 2, ma considerando che in totale questo capitolo di GTA ha venduto 6 milioni di copie, di cui 5.3 milioni solo su PSP, è logico pensare che la versione PS2 abbia venduto poco più di 700.000 copie, veramente poco per gli standard di Rockstar per i giochi di GTA, e questo rese fin da subito chiaro che l'interesse per questo capitolo sin dall'inizio non era particolarmente alto. Le motivazioni per questo poco successo sono dovute al fatto che nel 2006 fu rilasciata la PlayStation 3 e perciò molti passarono alla generazione successiva e quelli che rimasero su PS2 nel 2007 considerarono questo prequel a Vice City come un titolo minore che non avrebbe cambiato molto nella storia dell'universo 3D di GTA e pertanto come qualcosa di non fondamentale da giocare. Considerate anche che in questi anni uscirono altri grandi giochi di Rockstar sempre per PS2 come Midnight Club 3, The Warriors e Bully, distogliendo quindi l'attenzione da questo Stories. Tuttavia, per mia esperienza personale su entrambe le versioni del gioco, vi posso garantire che è veramente un'ottima esperienza. Infatti, mentre Liberty City Stories è stato un downgrade in termini di contenuti rispetto a San Andreas e Vice City a causa delle limitazioni della PSP, Vice City Stories ha fatto le cose più in grande, introducendo una grafica molto più simile a quella di San Andreas, con la caratteristica illuminazione arancione, ma anche molti contenuti che rendono questo gioco estremamente ricco di cose da fare anche una volta terminata la storia. Infatti fu migliorata la meccanica delle proprietà acquistabili, e mentre in San Andreas Vice City potevamo acquisire delle proprietà commerciali che avrebbero generato guadagni passivamente, qui il sistema delle proprietà è stato notevolmente migliorato, divenendo punto cardine della storia di questo gioco. Infatti possiamo realizzare un vero e proprio impero di attività illecite in giro per la città, come contrabbando, estorsione e molto altro. Inoltre nel corso del tempo è possibile anche migliorare le nostre attività in 3 livelli: Small Time, Medium Venture e High Growler, ma questa è solo una delle aggiunte ai Vice City Stories. Infatti sono stati anche aggiunti molti nuovi veicoli, oltre a quelli già presenti nei capitoli precedenti, e dei nuovi personaggi, assieme ad alcuni che vedremo anche in Vice City 2 anni dopo. Facendo un passo avanti di qualche anno, nel 2011 viene rilasciato su dispositivi mobili GTA 3 in una nuova edizione in occasione del suo 10° anniversario, e negli anni tra il 2012 e il 2015 vengono portati anche gli altri 2 capitoli della trilogia e Liberty City Stories. Tuttavia nel 2016 non arrivò mai Vice City Stories per dispositivi mobili e tutt'oggi è assente nella lista dei titoli di Rockstar per mobile.
Questa mancanza è dovuta innanzitutto alle vendite di Vice City Stories per PSP e PS2, che evidentemente per Rockstar non erano abbastanza da permettere anche la realizzazione di un porting per mobile. Inoltre, i porting mobile della trilogia di Max Payne e di Bully sono stati realizzati da War Drum Studios, oggi nota come Grove Street Games, ovvero lo studio che si è anche occupato di realizzare la Trilogy Definitive Edition. E meno male che ora Rockstar ha preso le redini per sistemare i problemi da loro causati. Il fatto è che questo studio non è nuovo ai bug nei giochi GTA. Infatti, sin dai tempi del porting di San Andreas per PS3, Xbox 360 e mobile, il gioco era pieno di problemi, specialmente nella versione per console. E anche gli altri giochi da loro portati su mobile presentavano alcuni bug non presenti nelle versioni originali. Perciò, per Liberty City Stories, Rockstar decise di non incaricare a loro il porting, affidandolo bensì a Lucid Games Limited, che presumibilmente avrebbe anche potuto realizzare un anno dopo il porting di Vice City Stories. Tuttavia, una volta concluso lo sviluppo, Rockstar chiuse i rapporti con questo studio. Quindi si può pensare che la mancanza di Vice City Stories su mobile sia anche dovuta all'impossibilità di trovare uno studio idoneo a cui affidare lo sviluppo, e dovete anche considerare che in quegli anni gli studi di Rockstar stavano sviluppando Red Dead Redemption 2, probabilmente GTA 6 e anche mantenendo GTA Online. Perciò è plausibile anche il motivo per cui abbiano deciso di non sviluppare questo porting internamente nei loro studi. Inoltre nel 2017 fu rimossa al PlayStation Store di PS3 la versione PS2 Classics di Vice City Stories e da quello per PSP la versione digitale. Ma c'è anche un altro motivo per cui questo porting non vide mai la luce, e questa è una motivazione celata nella storia del gioco. Infatti c'è un personaggio nella storia che ha causato la rimozione del gioco dal PlayStation Store e limitato la possibilità di un porting mobile. Sto parlando di Phil Collins, e non questo Phil Collins, ma questo Phil Collins, il cantante dei Genesis, che appare in Vice City Stories come se stesso. E questo non sarebbe il primo caso di un'apparizione di un personaggio reale che interpreta se stesso nella storia di un GTA. Infatti nelle radio e giochi dell'universo 3D possiamo sentire come conduttore Laszlo, lo stesso che vedremo poi in GTA 5 di persona, oppure nella radio di San Andreas DJ Pooh. Tuttavia c'è una differenza tra questi tre personaggi. Infatti, mentre questi ultimi due appaiono solo nelle stazioni radio tra una canzone e l'altra, Phil Collins è invece di persona nel gioco e rappresenta un importante ruolo in alcune missioni verso la metà del gioco. Inoltre lo potremo vedere cantare il suo singolo In the Air Tonight allo stadio della città in una missione omonima, e proprio questo personaggio si ritiene essere la causa principale della rimozione delle versioni digitali del gioco e la mancanza del porting per mobile, poiché probabilmente tra il 2016 e il 2017 i diritti per le sue canzoni presenti nel gioco, 3 in totale, e per il suo nome erano probabilmente decaduti. E visto il poco interesse per il gioco, Rockstar decise probabilmente di non rinnovare il contratto per i diritti. E mentre le canzoni possono essere facilmente rimosse alle stazioni radio, così come è stato fatto per alcuni brani in Vice City ad esempio, rimuovere direttamente il personaggio potrebbe voler dire rimuovere delle intere missioni dal gioco, creando di conseguenza un buco nella trama. Inoltre non sarebbe una rimozione che passerebbe del tutto inosservata, dato che il concerto di In the Air Tonight è sicuramente uno dei momenti più memorabili nella storia di questo Stories. Perciò Rockstar, per evitare problemi e viste tutte le ragioni elencate in precedenza, ha deciso di lasciare Vice City Stories solo su PS2 e PSP, senza mai giungere sfortunatamente su dispositivi mobili, lasciando quindi questo gioco all'ombra degli altri capitoli della serie. Ad oggi questo gioco è perciò solo giocabile tramite le versioni fisiche per PlayStation 2 e PlayStation Portable, oppure con una mod Total Conversion per San Andreas che ci permette di giocare interamente su PC questo gioco, seppur con qualche piccolo bug. Oppure c'è la via che vi sconsiglio di più, ovvero quella dell'emulazione. Infatti è anche possibile emulare questo gioco tramite gli emulatori per PSP e PS2, non solo su PC ma anche su dispositivi mobili. Tuttavia vi invito caldamente a non prendere la strada dell'emulazione, ma piuttosto giocate le versioni originali se avete una PS2, una PS3 retrocompatibile con i giochi PS2 o una PSP, oppure create a partire dalle vostre versioni fisiche una copia digitale che potrete eseguire con un emulatore, perché è veramente un piccolo capolavoro nascosto di Rockstar e merita di essere giocato, specialmente se avete apprezzato Vice City. Quindi grazie a tutti della visione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete mai giocato a Vice City Stories e se vi fosse piaciuto un suo porting per mobile. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a iscrivervi al canale per altri contenuti simili e noi ci vediamo in un prossimo video.